Ciao ragazzi, allora niente, sono qui con il Legend Expander XP di Viscount, KB Organ, insomma tutto quello che c'è scritto. Sono a casa di Marco Ballarani, che conoscete tutti. E oggi siamo qui perché abbiamo fatto un tentativo. Ora io non so se avrò già fatto uscire il video che ho fatto a casa mia, invece sempre con Marco, sul Viscount. Con Marco in particolare perché essendo un cultore dell'Hammond, abbiamo, così ci siamo messi lì un attimo a cercare di capire, no? Dove si potesse arrivare con l'Expander, come fosse col suono del Viscount. E allora abbiamo fatto un video utilizzandolo così com'è, left e right uscendo da lui. Poi oggi siamo venuti qui perché Marco ha Leslie in casa e tutto il resto e abbiamo provato a collegarlo a Leslie e chiaramente la differenza c'è da tutti i punti di vista, anche dal punto di vista del drive, che era un po', diciamo, l'anello debole della questione quando abbiamo fatto l'altro video. Nel senso che da solo il drive fa un effetto un po' strano, no? Nel senso che utilizzarlo per registrare così fa un effetto un po' strano. Qui invece ha fatto il contrario. Devo dire che sono rimasto colpito perché in realtà quando abbiamo usato il suo drive, rispetto a quelli che somigliano di più a un drive al naturale, uscendo left e right dalla macchina, questo invece che da solo ha un sapore un po' asprino, acidino in alto, qui dentro il Leslie sembrava aggiungere valvolame, chiamiamolo così. Quindi questo forse significa che questo Legend da solo assolutamente utilizzabile, ragazzi. Adesso stiamo entrando nel dettaglio, il pelo nell'uovo. Io, come avete sentito, non sono un organista, soprattutto non sono un organista, diciamo così, jazz tradizionale, non ho. Quindi io l'Hammond l'ho sempre suonato in modo, come ripeto sempre, un po' così, un po' rock and roll, no? O comunque nei dintorni. Chiaramente per me, ripeto, è fondamentale la saturazione e quindi quando l'ho sentita in solitaria ho detto è più faticoso, no? Utilizzarla. Vero è che anche nell'ambito jazz, comunque, lo sappiamo, cioè voglio dire, se ascoltiamo un disco di Jimmy Smith non è mica pulito l'organo, cioè nel senso, anzi, è bello marcio, quindi anche lì, jazz, pulizia, boh, lì va a gusti, no? Ci sono dei top player di jazz che suonano pulitissimi e altri che invece sono dei voncioni, ma è una questione di gusti personali. Io personalmente preferisco un po' di voncio, ma va a gusti, poi voglio dire, quello che conta fondamentalmente è l'insieme della cosa, no? Quindi se uno ha uno stile suo, c'ha quella roba lì. Io diciamo che lo suono un po' da zarabuito e quindi suonando così ho bisogno che la saturazione mi aiuta ad avere un po' di quel graffino, quel gridino in alto. C'è Marco che scoppia da ridere perché dico delle cose. Voglio vedere come le tradurrò poi queste stupidaggini. Vabbè, comunque, al di là di questo, ripeto, adesso qui la sporcizia l'abbiamo un po' gestita in modo un po' estremo. Ci siamo ritrovati ad avere lo sporco del preamplificatore, lo sporco suo. Quindi il risultato è interessante perché io ho questa cosa qui con lui pulito, fermo. Sentite, sentite? Sto aggiungendo il suo drive.
Sentite che c'è una certa cattiveria. Se lo levo, chiaramente, non è che non ci sia, perché comunque lui. Sentite che c'è un po' di grana, no? Però, perché gli dà anche un po' di volume, un po' di. Sì, diciamo che chiaramente, vabbè, adesso quando si tratta di queste cose, prendere strumenti di linea, metterli dentro gli amplificatori con un certo tipo di. Sono le impedenze, le cose, io non ci capisco niente, nel senso che ogni tanto faccio il figo, ma non è vero niente, cioè nel senso che ho capito che comunque alcune cose che si fanno quando si entrano in certi tipi di amplificatori sono malsane. Io le ho sempre fatte, se sento che mi piace il suono e più o meno sta bene, lascio perdere, insomma, diciamo, il pelo nell'uovo di quello che è la parte elettrica della questione. Quindi, sinceramente, noi abbiamo fatto una media, siamo entrati con un livello, non siamo passati per niente che potesse aiutare nel modo corretto, non ci siamo fatti quel problema, ma è una cosa che fanno più o meno tutti, prendono uno strumento che non ha l'uscita con i pin come questo, per esempio, che non ha l'uscita per il Leslie a bordo, e escono con. Questo ce l'ha, esatto, questo ce l'ha. Marco intanto mi parla, voi non lo vedete, ma adesso vieni un attimo, fatti vedere 2 secondi che tutte le volte sembra che si concede, capito? È la diva, cosa vuoi? C'ha la cuffia. C'ha la cuffia adesso, esatto, eccolo qua, eccolo qua. E il balla, il Ecco. balla. Ciao. No, a parte gli scherzi, comunque mi sembra che ci siamo, dai. Sì, Cioè, sì. nel senso, così ci siamo. Sì, sì, sì. Allora, Per, aveva detto di sì, per quindi dare la nota tecnica è un sì. Leslie 3300 che è dell'ultima generazione a transistor, ma ho bypassato il suo preamp e utilizzo il preamp di un Leslie 122 Quindi è come se andassimo, diciamo così, in tra un Leslie virgolette, marmorato. in un 122, cioè nel senso in un ibrido fatto da un pre di un 122 e invece poi il cabinet rimane praticamente di quell'altro Leslie. Detto questo, me ne vado. No, no, ma rimani, scusa, se ne No, va. sto lì a guardare. Stai lì a guardare, niente, va a guardare, torna a guardare. Comunque, dicevamo, dopo questo siparietto riccheggian qua, così, eh, io sento una bella carogna che mi piace, cioè, anche questo rumore che capita. Cioè, poi è chiaro che così più pulito abbiamo un risultato più adatto, chiaramente. Però come vedete si può passare da una cosa all'altra in modo abbastanza agile, no? Ora, chiaramente quello che volevo dire è che all'inizio ho fatto quel pezzo così un po' la Santanata, Tower of Power e compagnia, perché è il tipo di Hammond che piace a me, però chiaramente, come si dice, il discorso che facevo tempo fa con Elvio Previati, che saluto, è appunto che questi moduli, questi cloni in generale, ormai il cliente, diciamo se vogliamo chiamarlo così, che siamo noi, si aspetta di poterci fare più o meno tutto, che è quello che bene o male regalano la maggior parte dei cloni di successo, no? Dove tu se vuoi farti di Purple fai di Purple, se vuoi fare l'organo per intenderci super pulito, con tutto quello che c'è nel mezzo. Ecco, diciamo che tutte queste cose, giusto per fare un cenno a quello che è anche poi come si può dire, il lavoro che c'è dietro a queste cose, il problema qual è? Che tutti questi cloni tentano di fare l'Hammond, no? Molti tentano di fare l'Hammond nel senso più stretto del termine, cioè l'Hammond come il B3, il C3, cioè nel senso quella cosa lì, è quello che esce da lui, che non è assolutamente, non ha niente a che vedere con quello che è poi quello che abbiamo ascoltato noi negli anni, cioè quello che va cioè l'Hammond che va nel Leslie e poi il Leslie, i microfoni. Questa è una cosa che dico sempre, vi avrò anche fatto 2 balle così con questa storia, però è importante perché noi siamo abituati a sentire dei dischi dove ci sono delle cose
E in realtà quelle cose lì che sentiamo sono dei modi di registrare l'Hammond. Quindi che ne so, il suono di Pink Floyd, ho capito, andiamo a vedere cosa hanno fatto quando hanno registrato, ti metti lì e dici, e come faccio a fare questa cosa qua? La voglio fare con un clone e quello che si cerca è un clone che ti permetta di metterti in quelle condizioni di registrazione lì, tra virgolette, anche se anche questa è un po' una cosa strana, perché poi dopo noi da lì andiamo dentro un PA oppure andiamo dentro un'altra amplificazione. Queste sono tutte cose che gli esperti conoscono e gestiscono, ma molti invece non conoscono e si trovano a cercare un tipo di sound che è, tra virgolette, un po' irraggiungibile, nel senso che è nato da una cosa che è successa in un posto del mondo dove hanno dei microfoni di un certo tipo, hanno usato un certo tipo di Leslie e tutto il resto. Quindi tutte queste cose vanno considerate, secondo me. Comunque, tornando al suono, vi faccio sentire dentro il Leslie come tolgo tutto, anche il chorus. Soft, veloce, terza chiaramente. Sentite che la pasta è quella lì, eh? Ora, chorus, nell'altro video non ne abbiamo parlato perché ci siamo dimenticati. Chorus e vibrato, chiaramente. Parto dal vibrato 1, chorus 1, vibrato 2, chorus 2 e così. Non ne abbiamo parlato nel senso che abbiamo fatto questa cosa, però non abbiamo parlato del fatto che questa è un'altra delle cose più difficili che ci sono nei cloni da fare, no? E alla fine, quando lo si sente da solo, fa un effetto di chorus che non è esattamente quello che siamo abituati a sentire nei cloni in generale. Però dentro il Leslie, bene o male, per esempio con il 2, io mi trovo bene, mi ritrovo, mi piace. Sentite? Questo è un full. Ora chiaramente sta saturando il pre. Se voglio saturazione, insomma ci siamo, no? Percussione, chorus. Sono più o meno che uso io. Poi lì mi metto sempre un po' con le mani così per cercare il punto dove farlo gridare. Ecco, una cosa importantissima è che io adesso ve lo stavo suonando con l'equalizzazione, diciamo, pari, ma in realtà si può raggiungere un suono un po' più emondoso, nel senso un po' più medioso, usando i medi, almeno questo è quello che ho fatto io. Ecco, sentite, così siamo normali. Sentite la differenza? Sentite che c'è molto più corpo per fare le frasi.
Insomma, la differenza è tanta quando si mettono le medie. Io le ho messe al massimo adesso, eh. E così mi ricorda molto di più. Eh, suona, eh? Suona, suona. No, era per dire, adesso stavo facendo il deficiente, perché mi veniva, però stavo provando a fare il deficiente, ma in realtà così, con questa equalizzazione, c'è proprio, la risposta è bella bella, devo dire la verità, eh. Questo non toglie niente al discorso, al discorso così dei pregi e i difetti comunque, no? Che adesso siamo dentro un Leslie, abbiamo tutta una serie però sentite che la risposta è bella, no? Se ci siamo. Poi adesso io torno all'equalizzazione normale perché poi dopo, cioè nel senso quando lo si acquista quello è il suono e penso anche che sia poi il suono che vogliono che venga sentito, no? Da parte loro. Però secondo io, se fosse il mio, cosa che diventerà perché non glielo ridò, però nel senso, se lo rivorranno indietro dovranno venirmi a cercare, ma comunque scherzo, l'altra volta. Nell'eventualità io lo terrei così, perché secondo me così alla nota, no? Anche nel full. Mi ricorda di più l'Hammond, diciamo, no? Quello vero, che ha molte più medie di così, tra l'altro, in realtà. Insomma, poi ripeto, chiedo scusa ai puristi per il mio così utilizzo un po' sgangherato dello strumento, ma come dicevo in un video vecchio tempo fa, è la prima volta che mi sono sentito come un chitarrista, diciamo, cioè nel senso che qua loro sono sempre lì che tirano le corde, cosa che conosco perché un po' la chitarra la suono, ma non bene, quindi cioè, col tuo strumento tu sei sempre lì che cerchi quella cosa ma non la trovi quasi mai. E allora Rhodes distorto nei pedali, robe. Poi alla fine trovi l'Hammond, la prima volta che ne suoni uno vero, perché all'epoca i cloni facevano quello che potevano, cioè fai sta cosa che hai sentito nei dischi e dici ma allora è vero, ecco cos'è l'illuminazione, no? E poi c'è il lato chiesa che indubbiamente fa tantissimo. Questa cosa in alto, no? Un po'. Questa roba qui in alto così soffiata, cioè anche noi siamo italiani, quindi bene o male tutti quanti siamo finiti in chiesa da bambini in qualche modo. Quelli della mia generazione ci sono finiti tutti, che poi abbiano fatto le loro scelte è un altro discorso, ma comunque una volta in chiesa ci siamo andati e abbiamo sentito l'organo da chiesa, quella sensazione lì così, no? È, diciamo avvolgente, importante, non so come dire, ce l'abbiamo un po' dentro anche noi in qualche modo, quindi anche lì, anche quel lato lì così un po' ecclesiastico che c'è nell'Hammond. Ha una forza tutta sua.
questa cosa qua, non so come dire, I got a message for you. ha tutto un mondo, no? Esatto, esatto. Cioè, c'è una cultura che si è spostata dall'America, è arrivata a noi, che però in qualche modo poi noi abbiamo fatto nostra. Infatti, la maggior parte dei cloni più belli del mondo li fanno in Italia. Cioè, nel senso, gli italiani sono proprio fissati con l'Hammond. Abbiamo una cultura di questa cosa gigantesca. Poi ci sono in tutta Europa, per carità, c'ho qua davanti l'HX3 per esempio. Quindi voglio dire, ce n'è, però gli italiani si sono proprio addentrati tanto e siamo arrivati a un livello ormai pazzesco. Il Legend ha questo suono. Io trovo che la cosa che lo fa funzionare, secondo me, in questo caso, dentro il Legend, è che io l'ho sentita già a casa questa cosa qua, è che lui è molto... Cioè, la parte di effetto, diciamo, di simulazione dell'amplificatore, quindi di simulazione del Leslie, comunque non è come negli altri cloni. Negli altri cloni cambia il suono, cioè diventa una registrazione, diventa una modalità di registrazione. Lui invece ha una sorta di diretta che ti arriva, di sensazione di suono puro dell'Hammond, che è diverso dagli altri, che per certi versi può essere un freno, perché siamo abituati a sentire una cosa che sembra già quella del disco. Però secondo me questa qui è una cosa che se la si prende, la si mette in queste condizioni qui, può essere veramente interessante, eh? Cioè, nel senso, anche anche per accompagnare. Non lo so, cioè, a me sembra un organo, poi non so come dire, mio papà è musicista e ha suonato con l'Hammond vero per tanti anni, no? Quando gli ho fatto sentire, l'ultimo brano che ho fatto mio l'ho fatto con quello, e lui mi ha detto una cosa interessante, mi ha detto perché gli altri sono già giusti. Questo qua però sembra un organo e quella cosa lì ci ha indovinato, ci ha beccato, perché questo qua sembra un organo, sembra di comprare un organo. Poi lo prendi, lo metti in un Leslie, ci fai quello che vuoi col suo suono, ma ha quell'identità lì, quella sensazione di avere una nota che sembra uscita da un organo vero. Non facciamo confronti, nel senso che lì è il solito discorso, ognuno ha il suo suono e ce ne sono di più fedeli a quello che siamo abituati a sentire e meno fedeli. Ora, questo qui magari ci sono delle cose che abbiamo analizzato insieme e che ho detto anche nell'altro video, la saturazione da solo è complicata da usare, ma nel Leslie per esempio è bella. Il chorus spero che migliori, sinceramente, nel senso che per quanto ne so il vecchio KB aveva un altro algoritmo, non lo so, adesso mi sono fatto spiegare ma vagamente. Comunque, insomma, queste sono tutte macchine virtuali che possono essere migliorate, possono andare avanti, possono cambiare con nuovi firmware e tutto il resto. Quindi pregi e difetti li hanno tutti. Questo qui ha i suoi pregi e i suoi difetti. Adesso abbiamo fatto un tentativo, secondo me, bello, giusto per capire con cosa abbiamo a che fare e mi sembra che sia andata bene. Cioè. Non è molto comodo. Non lo so, sotto le mani è bello, risponde bene. Quindi poi cioè, il solito discorso, sicuramente qualcuno nei commenti scriverà dentro Leslie sono belli tutti, tipo fritta è buona anche una ciabatta, quelle robe lì. Sì, è vero, lo sappiamo, dentro Leslie tutto diventa sicuramente più simile a un Hammond come siamo abituati a sentirlo. Però, insomma, provatelo, non vi chiedo di darmi retta, vi chiedo solo di provarlo perché secondo me ha un lato interessante, differente dagli altri sicuramente. Poi se cercate una cosa pronti via, allora lì si può discutere. E poi ci sono quelli che si sono comprati il solo e mi dicono che si trovano da Dio, perché poi sai, uno si mette lì, lo trova il sistema di tirar fuori quello che c'è in testa. Magari per certe persone potrebbe essere più indicato questo che altri.
Quindi ragazzi, io con un re maggiore distorto vi saluto. Buono, no? Vi saluto e ci sentiamo la prossima volta. Vi saluta Marco Ballarani che non torna più perché deve fare 54 volte col cavo così, e lo ringrazio come sempre e lo ringrazio anche per il microfono che non vi... La cosa più difficile di tutto sto Baladane è stato mettere il microfono qua perché un giorno vi racconterò la storia di questo microfono che è veramente particolare. Ciao ragazzi, state bene. Chiaramente iscrivetevi al canale tutti quelli che state vedendo questo video qua e ci vediamo presto. Ciao ciao ciao.